Dimenticate il divertimento e la competizione pura. Se pensate che Warzone sia solo un videogioco dove vince chi mira meglio, siete completamente fuori strada. In realtà, vi trovate all'interno del più grande casino del gaming mai creato. Ciao a tutti, io sono Elia e oggi non voglio parlare di strategie per vincere, ma di come il gioco è progettato per farvi perdere, o meglio, per non farvi smettere mai. Analizziamo la psicologia oscura dietro i Battle Royale e quel mostro invisibile chiamato EOMM. Tutti parlano di SBMM, Skill Based Matchmaking, ma il vero re, o demonio, è l'EOMM, Engagement Optimized Matchmaking. La differenza? L'SBMM cerca di creare partite eque, l'EOMM cerca di creare partite che ti tengano incollato allo schermo il più a lungo possibile. È una distinzione psichiatrica fondamentale. L'algoritmo non vuole che tu sia bilanciato, vuole gestire il tuo umore. Ti dà una partita frustrante per alzare il tuo livello di sfida, poi te ne regala una più facile per darti quella scarica di dopamina che ti serve a non mollare. Sei come un topo in un esperimento di Skinner. Ricevi il premio solo quando l'algoritmo decide che sei al punto di spegnere la console. In psicologia esiste il concetto di rinforzo intermittente. Se vincessi sempre ti annoieresti, se perdessi sempre smetteresti. Il segreto è la ricompensa imprevedibile. Avete fatto caso ai suoni di Warzone? Il ding di quando completi un contratto, l'animazione delle casse che esplodono di colori? Sono stimoli sensoriali identici a quelli delle slot machine. Ogni volta che apri una cassa o abbatti un nemico, il tuo cervello riceve una microdose di dopamina. Non stai giocando per la gloria, stai giocando per la prossima dose sonora e visiva. Ma la dipendenza ha bisogno anche del dolore. Qui entra in gioco la gestione della frustrazione. L'algoritmo sa quando sei stanco, sa quando stai per mollare o comunque per sbroccare male e proprio in quel momento ti inserisce in una lobby dove tu sei il predatore. Ti fa sentire di nuovo Dio, ti fa credere che sei migliorato, che le nuove impostazioni stanno finalmente facendo la differenza, ma non è così. È il sistema che ti sta ricaricando le batterie emotive per poterti sottoporre a un'altra ora di frustrazione. È un ciclo tossico di svalutazione e gratificazione. E perché è così difficile disinstallare? Qui entra in gioco la fallacia dei costi irrecuperabili. Tra ore spese a livellare armi, skin acquistate, progetti nel Battle Pass, il tuo cervello percepisce l'abbandono come una perdita economica e temporale. Più tempo investi, più il gioco ti possiede. Non possiedi tu il gioco, è il gioco che possiede la tua cronologia. Hanno creato un ecosistema dove uscire significa perdere una parte di sé o dei propri investimenti. È una prigione dorata costruita su righe di codice che conoscono le tue debolezze meglio di tua madre. La cosa che mi fa più male è il confronto. Io vengo da un'altra epoca, ho vissuto gli anni d'oro di COD, quelli delle lobby davvero casuali e che restavano unite partita dopo partita, dove ci si faceva amici e nemici giurati. All'epoca se eri forte dominavi, se eri scarso venivi piallato finché non imparavi. Era brutale, sì, ma era onesto, era merito, non era manipolazione. Vedere oggi questo sport digitale trasformato in un laboratorio comportamentale mi rattrista profondamente. All'epoca cercavamo il divertimento, la sfida pura, quel senso di comunità che nasceva davanti ai monitor. Oggi invece sembra che siamo diventati solo dei dati su un foglio di calcolo che si odiano tra loro, dei consumatori di dopamina da tenere incollati per vendere una skin in più. Mi dispiace per chi inizia oggi, per chi pensa che questo saliscendi emotivo artificiale sia la normalità. Mi dispiace perché so cosa abbiamo perso, ovvero la libertà di vincere o di perdere, ma senza che un software decidesse se era il momento giusto per il nostro umore. Essere consapevoli di questi meccanismi è l'unico modo per tornare a godersi il gaming per quello che dovrebbe essere, puro divertimento e non un esperimento di massa. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutto questo, io sono Elia e se il video vi è piaciuto vi invito a supportarmi. Alla prossima boys!